Ciao amici, eccomi di nuovo qui con voi e riprendiamo il discorso dove l'abbiamo interrotto nel mio primo video. Stavamo, mi ricordo, parlando dei sensi e sul tema della felicità. La prima riflessione che dobbiamo fare è che la vita è un regalo incalcolabile che abbiamo ricevuto senza meritarcelo. È stato un evento casuale tra l'incontro di uno spermatozoo e un ovulo, in un momento di estremo piacere dei nostri genitori. Il piacere dei sensi è stato la miccia, l'origine della nostra esistenza. Peccato che ancora oggi ci sia tutto questo tabù sul piacere e sul sesso. Un retaggio del passato dove la religione, appunto una idea prodotta dalla mente umana, ha voluto punire il corpo, privandolo o limitandogli il piacere. Sembra quasi che viviamo costantemente una lotta interna per la supremazia fra il corpo e la mente. Ancora oggi ci si sente in colpa per la ricerca del piacere. Sembra che questa interessi solo le persone superficiali, mentre è una condizione più che naturale e legittima. La natura ci ha dotati dei 5 sensi apposta allo scopo di indirizzarci verso ciò che ci fa bene. Infatti, ciò che ci fa male ci provoca sofferenza e un essere sano di mente, dove il cervello è ancora in equilibrio con il corpo, sceglie immediatamente una via di fuga. Perché? Perché sono le regole della natura, le più congeniali agli esseri viventi. Il cervello, se non è in equilibrio con il corpo, prende il sopravvento su di lui e lo rende schiavo. È per questo che gli uomini spesso adottano scelte innaturali, che li trascinano in situazioni disperate e vite sprecate, in condotte autodistruttive. Quando il cervello crea desideri che non sono più suggeriti dagli istinti naturali, cioè pensati per assecondare il corpo, per nutrirlo e per proteggerlo, si può incorrere in problemi seri. Il corpo ama essere coccolato, ama non solo il buon cibo e il buon vino, adora le dolci carezze e adora fare sesso. L'amore fisico è un'esigenza da soddisfare e da non sottovalutare. Peccato che soprattutto le religioni monoteistiche lo abbiano demonizzato e con lui tutte le gioie da donare al corpo. Questo perché secondo le loro regole le rinunce, la frugalità, l'umiltà e la ricerca costante del bene da donare non a noi stessi, ma in particolare al prossimo, sarebbe una dimostrazione del nostro amore verso Dio. Mi sembra un ragionamento insensato questo, perché secondo loro per conquistarci la benevolenza di questo Dio immaginario, prodotto di una mente già aliena dal corpo, rinunciamo alla vita e alla conseguente felicità. Io non voglio convincervi che questo tipo di Dio non esiste. Non voglio assumermi questa responsabilità. Non è mio compito e neppure quello della filosofia. La filosofia ti aiuta solo a mettere in moto il cervello, non per creare una falsa realtà, ma per aiutarti ad analizzarla con obiettività, come uno scienziato fa con i suoi esperimenti scientifici di laboratorio. La vita alla fine è anche per noi un esperimento scientifico. Non sappiamo mai che pesci prendere. Facciamo tentativi, errori di valutazione e nuove prove. E quando siamo fortunati e arriva l'intuizione,
allora facciamo la scelta giusta e riusciamo a trovare l'antidoto al nostro dolore. Non sempre però. L'essere umano ripete i suoi errori, a differenza degli animali. Il ricordo della sofferenza e del dolore è un freno grande per loro, che difficilmente lo ripeteranno. La felicità, quindi, per riassumere tutte queste riflessioni, non è altro che un dialogo amichevole tra il corpo e la mente, che collaborano insieme per raggiungere il piacere, che è lo scopo assegnato da Madre Natura per la sopravvivenza della specie. Ora però concediamo spazio ai sensi, abbandoniamo i ragionamenti e rilassiamoci con una deliziosa coppa di vino. A presto, cari amici.